Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, come promesso, test sul campo per il Ranger Grip della Victorinox. Andiamo a vederlo insieme. Ragazzi, non devo certo dirvelo io della bontà, della performance dei seghetti Victorinox, lo sapete meglio di me, funzionano veramente da Dio. Abbiamo fatto i piccolissimi sottobicchieri, ragazzi, eccoli qua, cerchiettini, giusto per provare. Abbiamo tagliato via tutte le punte fatte in questi giorni, abbiamo fatto diversi spessori di legno, ragazzi, dal legno giovane, legno secco, legno giovane. Questo qua adesso che abbiamo fatto adesso era proprio giovane giovane. Ragazzi, taglia come un maledetto, tagli precisi, viaggia di brutto. Sega Victorinox promossa a manetta. Fermo restando, ragazzi, che fare batoning con un chiudibile non è mai consigliato, però visto che stiamo facendo dei test lo possiamo pure provare. Ragazzi, ovviamente è un chiudibile, la lama ha un micro gioco ma ce l'aveva anche prima, non è nulla di che. Ovviamente non è da prendere a martellate, fatelo in emergenza, solo se avete seriamente un'emergenza, ma attenzione che se poi spaccate il coltello restate a piedi. Diciamo che è un coltello che funziona bene, ragazzi, però è da usare nel suo. Se portate un chiudibile, soprattutto un Victorinox, ma anche un chiudibile leggero, non parlo di un SR1 di Cold Steel, capito? Ragazzi, è comunque qualcosa che serve per tagliare. Se ci batonate per farvi le stecchette, qualcosina di leggero lo fa, però avete sempre il rischio che comunque si smolli la lama, poi qui non potete neanche tirarla se si smolla. Perciò, ragazzi, consiglio mio, se prendete un bel Victorinox non ci fate batoning se non in emergenza.
Ragazzi, riduzioni tranquille, ci lavorate bene, ha un buon appoggio, tiene bene, il liner è ben saldo, le riduzioni le fate proprio tranquillamente. Facciamo anche una bella tacca per il picchetto, ragazzi, so che voi siete golosi di picchetto. Tacchetta per il picchetto fatta, ragazzi, coltello che per queste cose va benissimo, va bene bene bene. Ragazzi, lavorando un po' su pezzi appunto grossi, avendoci battonato sopra, un pochino di gioco la lama l'ha preso, un pochino di gioco laterale, perché tutti i modelli Ranger Grip antero-posteriore ce l'hanno, quindi la lama in questo senso un micro gioco ce l'ha. Adesso l'ha preso anche laterale, ragazzi. Ovviamente non è un coltello per andare a batterci sopra, ragazzi, però adesso facendo sti lavori qua un pochino grossi, un pochino faticosi per lui, un pochino sta aumentando, ragazzi. Poi li fa, il liner è bello saldo, adesso lo proviamo di punta senza farcelo chiudere sulle dita, però mi sembra bello saldo, ha preso un pochino di gioco. La punta, ragazzi, si è stortata giusto un attimino, ma giusto un attimino, ha fatto una virgola. Adesso non so se la vedete, però si è proprio stortata. Quindi di punta, ragazzi, non usatelo perché si piega come una banana, ragazzi, come una banana. Non lo raddrizzo perché voglio farvelo vedere dopo. Proviamo il fermo lama, vediamo come va senza tagliarci possibilmente. A parte il gioco lama che aumenta sempre di più, però il blocco lama tiene. Blocco lama tiene, ragazzi. Non si sblocca più. No, adesso si sblocca. Ok. Ragazzi, non è un coltello per fare quello che sto facendo io, capiamoci. Facciamo un hard test, non a livello di Joe X perché mi sembrano minchiate, però ovviamente quelle che sto facendo adesso magari è l'uso che si può fare di questo coltello in emergenza, ma solo in emergenza, se no è andare a danneggiarlo per niente. La punta è diventata una banana, poi la proveremo a raddrizzare con le pinze. Ok ragazzi, la lama l'abbiamo piegata, ve la faccio vedere, eccola lì che la vedete piegata, qua, vedete che è piegata? Eccola lì che la vedete, ok, lama piegata, andando un pochino di punta, eccola lì che la vedete, la bella bananona di punta. Ok, però ovviamente fa anche fatica a staccarsi. Adesso abbiamo il nostro bel punteruolo all'esatore, vediamo, perché ovviamente questo è qua per quello invece, ragazzi. Ovviamente se dovete fare dei buchi li fate con l'alesatore e non con la vostra bella punta che sennò si piega. Infatti all'esatore bello spesso è perfetto, ragazzi. Ecco, i buchini fateli con questo. Allora ricordatevi una cosa, ragazzi, poi mi venite a dire ma l'hai usato di punta, ma hai fatto questo, ma hai battonato a lama aperta. Ragazzi, l'ho fatto apposta per vedere quanto tenesse
il coltello, ok? Non lo fate ovviamente, sono dei test che ho fatto apposta per vedere se si spaccava, ok? L'abbiamo visto, ovviamente, ripeto, è un coltello formidabile che ha dei limiti, dovete usarlo nel suo, ovviamente. All'esatore funziona bene. Trovo, ragazzi, abbastanza scomoda sta gobbetta, non riesco a prenderlo bene, mi finisce il pollice proprio qua. Mi dà un pochino di fastidio, dico la verità. Sì, la mia posizione comoda è proprio qua sul punto della gobbetta, ragazzi, quindi non dietro, non qua, ma qua sopra, e mi va proprio nel pollice, mi dà proprio fastidio. Proviamo così. Allora ragazzi, la lama ha il dorso tondo, quindi non la potete usare né per fare i trucciolini né per accendere il fuoco col Firesteel, quindi si usa la sega, ragazzi, che invece ha il dorso a spigolo vivo. Occhio che la sega non ha il blocco, quindi se spingete vi si chiude sulle ditine. Eccoli qua. Perfetto. Eccolo qua che prende subito, ragazzi. Seghetto va che è una meraviglia, va che è una meraviglia per accendere il fuoco. Eccoci qui, ragazzi, vediamo com'è andato il tagliente dopo il bosco. La punta strappa un po', ragazzi, però l'abbiamo piegata e ripiegata, quindi ci può stare tranquillamente, ci può stare. Comunque il tagliente, ragazzi, l'ha tenuto veramente bene, forse ha perso un pochettino qua, sì, un pochettino proprio a inizio filo, ragazzi, a inizio filo un pochettino ha perso. La parte centrale della lama funziona alla grande, eccola qua che la vedete. La punta strappa, ragazzi, però ovviamente, come ho detto, l'abbiamo piegata e ripiegata. La parte iniziale qui della lama un pochettino strappa, però ragazzi,
considerando che l'abbiamo portato fuori dal suo campo d'azione, ci abbiamo pestato sopra, secondo me ragazzi il tagliente ha tenuto veramente alla grande. Eccoci qua ragazzi, coltello appena riaffilato, veramente 3 passate sulle bacchette ragazzi, 3 passate. Ragazzi, è il bello di questo acciaio, lo riaffilate veramente con niente si riaffila. Tanta roba ragazzi, sapete benissimo che lo riaffilate facilmente, ma ovviamente certi lavori non li potete fare. Eccoci qua ragazzi con Elwood che passa in apertura e adesso si lancia alla caccia di qualcosa. È in caccia ragazzi, non ho capito cosa ha visto un altro gatto, è in caccia. Ragazzi, siamo alla fine di questa prova del Ranger Grip della Victorinox, diciamo pure hard test ragazzi, non è un destruction test perché non l'ho pestato sulle pietre, però comunque è un hard test, un test in cui ho voluto vedere volutamente ragazzi, volutamente quanto tenesse questa lama con questo acciaio della Victorinox, che è praticamente un 440A 440B ragazzi, un equivalente praticamente. Ragazzi, è stato abusato volutamente, abuso di coltello, attenzione, abuso di coltello, quindi ve lo dico prima, non mi dite non si usa così, non è da usare così, se l'hai usato così è normale che abbia fatto così, lo so anch'io ragazzi, lo so anch'io, hai il punteruolo, l'alesatore, se devo fare un buco userò quello ragazzi, non vado a usare la lama come ho fatto e soprattutto senza andare a sforzarla. Però ragazzi, ripeto, volevo vedere questo acciaio su questa geometria di lama ragazzi quanto potesse tenere. Abbiamo visto che tiene veramente poco, perché comunque la punta ragazzi pochino l'abbiamo provata, si è piegata subito, ma poi la cosa più interessante come vedete è che è tornata dritta praticamente con le dita, forzando con le dita ragazzi, è praticamente tornata dritta. Diciamo che abbiamo fatto un pochino di leva ancora nel tronchetto, però cioè, si è raddrizzata perfettamente usando praticamente solo le dita ragazzi, quindi ragazzi è morbido, è un acciaio morbido, c'è poco da fare, è il suo bello, si riaffila facilmente, però ragazzi ha dei limiti, è un coltellino da taglio. Ragazzi, pure mia nonna sa che con questa lama ci può tagliare solo i panini, il salamino e 2 ricciolini, non ci potete fare altro, ed è quello che volevo appunto vedere, verificare nel test. Tra l'altro ragazzi, test che devo dire, tenuto nel suo ragazzi, è un coltello che va benissimo, il seghetto ne parliamo dopo, il seghetto è veramente da applausi, tantissima roba, però una lama così sottile, lunga in questo modo ragazzi, ha un po' il suo limite, anche perché comunque nel batoning ragazzi, allora passiamo un passettino indietro, quasi tutti, almeno quelli che ho avuto io, tutti, quelli che ho visto io e quelli che ho chiesto agli amici, tutti, compreso il mio, hanno un leggero gioco antero-posteriore. La lama si apre in questo senso, si muove in questo senso, nel senso dell'apertura, quindi così. In Victorinox dicono che è normale perché è la tolleranza per avere l'accoppiamento perfetto con il liner che vedete lì dietro, eccolo lì che si sposta, vedete. Ok, quindi accoppiamento perfetto, liner che si è un pochettino piegato, tra l'altro infatti adesso è difficoltoso lo sgancio della lama. Vabbè, comunque, a parte quello, quindi un leggero gioco antero-posteriore di fabbrica, per quanto ne so io ce l'hanno praticamente tutti o quasi tutti. Ovviamente il gioco laterale non ce l'hanno ragazzi, la lama è bella fissa lateralmente. Nel batoning ha avuto un micron di movimento, un micron, quindi come avete sentito dico si muove ma è veramente un microscopico, un microgioco, micro. Nell'usarlo invece poi per fare le punte, soprattutto sul troncotto ragazzi, ha iniziato a sviluppare sempre più gioco ragazzi. Adesso è proprio ballerina, vedete? Vedete quanto si muove? Veramente tanto, ha sviluppato veramente tantissimo gioco, adesso vedrò in rete se trovo qualcosa su come andare a stringerla, non lo so ragazzi, magari veramente bisogna staccare le guancette e dargli 2 martellatine sotto, però andrò a vedere. Il fatto è che ragazzi si è smollata praticamente andando a fare le punte, quindi ripeto, sì, è una lama da taglio, ci tagliate il panino, ci fate quello,
Se vi serve la punta, ovviamente avete il suo bel alesatore, ragazzi. Adesso anche a chiuderla è diventata problematico perché si è stortato un pochettino il liner, però avete l'alesatore, dov'è? Eccolo qua. Che ok, eccolo qui, è rimasto un po' appiccicato anche lui. Eccolo qui, ragazzi, che avete il vostro alesatore. Se dovete fare i buchi andate a farlo con quello, ovviamente non con la punta, ragazzi. Non ci andate a giocare con la punta nel legno, perché come avete visto si piega, ma la cosa impressionante è che poi si rimette a posto con le dita, ragazzi. Un pochino di leva nel legno, 2 tirate con le dita, è tornato dritto, ragazzi, temprato nella friggitrice di giochi preziosi. È morbido, ripeto, è la sua forza, nel senso che questo lo riaffilate con 2 stroppate veramente sulla cintura del nonno. Quindi è la sua forza, ragazzi. Usatela come lama da taglio. Il liner ha tenuto bene, però si è stortato leggermente, ragazzi, quando abbiamo fatto i colpi al contrario. Anche lì, voluto, ragazzi, voluto, provato per vedere. Non mi dite, non ci devi picchiare lì. Lo so, ragazzi, lo so, però metto le mani avanti perché non ne sto parlando male. Sto semplicemente dicendo che è da tenere nel suo. Se lo abusate, se fate un uso anche in emergenza di questo coltello in questo modo, vi trovate in una situazione d'emergenza, restate bloccate nei boschi e avete solo questo. Buon, adesso, dopo questo video che avete visto, ragazzi, sapete che batoning, punte grosse e punta è meglio che non le usate. Avete la certezza perché l'abbiamo provato. Se non lo provavamo e tagliavamo solamente il panino, ragazzi, non c'era nulla di nuovo. Che taglia il panino, mia nonna, ragazzi, usa l'Opinel e va addirittura meglio. No, a parte gli scherzi. Comunque filo ha tenuto da paura, ragazzi, ha tenuto bene considerando che ce l'abbiamo anche picchiato sopra e fatto i puntoni. Gli altri oggetti, ragazzi, non li ho neanche provati perché sono gli stessi, funzionano alla grande, ragazzi, funzionano alla grande. L'apriscatole, se volete andare a vederlo, andate nella recensione del Forester e usiamo l'apriscatole, sempre lo stesso, funziona alla grande, non devo dirlo io, volevo proprio testare la lama, che adesso fa fatica a chiudersi, e il seghetto, ragazzi. Il seghetto è una bomba, non l'ho pulito, ragazzi. Non l'ho pulito, facciamo un andare a fuoco magari che è più bello, eccolo lì. Ragazzi, il seghetto è una bomba, veramente una bomba, ragazzi. Taglia da far paura, non si incespica, viaggia bene. Ragazzi, taglia veramente bene. Abbiamo tagliato veramente tanta roba, ragazzi. Tanta roba, anche i bischettini, i sottobicchieri per i puffi, ragazzi. Abbiamo fatto un po' di robe e è andato bene, funziona alla grande, soprattutto visto che la lama, ragazzi, è arrotondata sopra, il seghetto ha un bello spigolo vivo per far andare il vostro firestyle e per farvi le esche con il legno, ragazzi. Tanta roba, seghetto promosso 10 più, ragazzi, diciamo 11 questo seghetto. Vediamo se riesco a mettervelo a fuoco vicino per i dentini. Seghetto che funziona sia in trazione che in spinta, ragazzi. Figata, molto bello, ragazzi, molto bello, funziona da Dio, che va a rastremare verso la manicatura proprio per non farlo inceppare quando tagliate, anche se a me un paio di volte comunque si è inceppato. Torna Elwood, occhio alla sega, Elwood! Troppo veloce, non sono riuscito a fermarlo prima. Va bene, non si è tagliato, siamo tutti contenti. Ragazzi, altra cosa che voglio farvi vedere è questa. Quando andate a fare i ricciolini, poi ognuno è comodo a modo suo. Qua sono troppo avanti, qua sono troppo indietro. Il punto migliore per me è questo. Solo che lo spigolino, questo spigolino, mi va proprio nel pollice, ragazzi, e mi rompe alquanto le palle. Fa male a un certo punto. L'avrei preferito più tondeggiante. Fa proprio male perché, vedete, appoggio proprio qua. Vedete, lì. Quindi quando vado a spingere, spingo su questo spigolino. Io, almeno, ragazzi, poi voi spingete un po' dove volete, ragazzi. Spingete un po'... Niente, stavo dicendo una porcata, poi mi sono ricordato che ci sono anche i bambini. Non vi dico più niente. Spingete il carrello della spesa quando andate al supermercato con le morose.
Ragazzi, ripeto, le altre cose le vedete, le avete viste nell'unboxing, andate a rivederlo. Tra l'altro, video unboxing di questo coltello ha fatto record di visualizzazione sul parchetto, è stato sparato in home page di YouTube e abbiamo fatto quasi 180.000 visualizzazioni, quindi sono contento. Un hard test ci stava, ragazzi, ci stava veramente. Ragazzi, tirando le conclusioni, seghetto super più mega ottimo, lama che si raddrizza con le dita, lascio giudicare un po' voi, secondo me temperata un po' troppo morbida, anche se ha la sua forza, ma soprattutto troppo sottile per una lama così lunga. Gioco lama che si è sviluppato praticamente non tanto nel batoning quanto nel fare forza con il coltello in mano, blocco lama che ha tenuto egregiamente, anche se si è andato un attimino a stortare adesso e quindi è difficile da disingaggiare. Vedete che non disingaggia più perfettamente, vedete? Fa fatica a disingaggiare, ecco qua che si disingaggia. Però ragazzi, nel complesso è un coltellino vincente soprattutto perché adesso che sapete che la lama non la potete abusare, anche se non dovevo dirvelo io, era abbastanza logico, ripeto, pure la mia bellissima nonna sa che può tagliarci i panini e due altre stronzatine compreso il legno, ma non andare ad abusarlo. Sappiamo che la sega funziona di brutto, le altre cose funzionano di brutto, qua ci ho messo pure il cacciavitino, ragazzi. Coltello che secondo me nel suo è uno dei coltellini imbattibili, sempre da avere dietro con voi. Ovviamente se lo portate al di là, scegliete lo strumento giusto, ragazzi, perché se usate la punta come punteruolo invece dell'alesatore, avete visto la punta che fine fa. Ragazzi, andiamo alle conclusioni finali. Victorinox Ranger Grip, ragazzi, un coltello che tenuto nel suo va benissimo. Se usate il seghetto va che è una meraviglia, taglia come un dannato. Se usate il coltello per farvi le vostre puntine, i ricciolini, gli spiedini per infilzare le sausiche e cuocerle con l'amorosa nel bosco, va benissimo. Se invece iniziate ad usare il coltello in maniera pesante, ragazzi, dove andate a fare molta forza sul coltello come sui puntoni che abbiamo fatto, ragazzi, la lama inizia ad acquistare gioco. Sicuramente se iniziate a muovere nel batoning, che abbiamo fatto di proposito, ragazzi, per vedere se blocco lama e perno tenessero, ha iniziato a muoversi leggermente, ma poi il gioco vero è iniziato quando abbiamo iniziato ad andare a lavorare pesantemente sui troncotti e a fare le punte, ragazzi. Ragazzi, coltello che va benissimo, ripeto, funziona bene. Questa prendetela tra virgolette come un mezzo destruction test. Abbiamo visto fin dove può arrivare questo coltello. E la punta, ragazzi, è una cosa che mi ha deluso veramente tanto. Mentre il seghetto, spettacolo. La tempra di questo acciaio, ragazzi, 440A della Victorinox, equivalente a un 440A, 440B, ragazzi, temprato nella friggitrice di giochi preziosi, perché praticamente si è piegata la punta come se fosse di burro, ragazzi. Ci stavo andando anche delicato. Ovviamente invece di usare la punta del coltello avete l'alesatore, usate quello. Anche questa l'abbiamo provata per vedere se sopravviveva al nostro test o meno. Ragazzi, test finito. Dal Victorinox Ranger Grip, dal parchetto del Tagliagole è tutto. Buona giornata e ciao!